Ciao, oggi parleremo di convertitori di frequenza, i cosiddetti inverter. Vedremo come fare l'avviamento, come funzionano e tante altre belle cose. Il convertitore di frequenza, o comunemente detto inverter, che ho qua io in testa è questo vecchio Micromaster della Siemens. Però quello che vedremo su questo vale un po' per tutti gli inverter. È un inverter che si può collegare sia in trifase che in monofase. Vediamo se si riesce a leggere. Qua c'è scritto L, L1, N, L2 e L3. Quindi se si alimenta a monofase qui mettiamo L e qui N, che poi è anche indifferente. Se lo alimentiamo trifase, L1, L2 ed L3. L'uscita motore è qua sotto, c'è il PE che l'ha messa a terra, UVV doppia. L'alimentazione di questo inverter è 230, qui segnano monofase 3,2 A, uscita trifase 1,70 A. Però si può anche alimentare in trifase come abbiamo visto. Motore massimo 250 watt, 0,33 cavalli, frequenza massima 400 Hz. Importante sempre collegare la messa a terra del motore. L'ideale sarebbe avere un cavo schermato tra motore e inverter e collegare la schermatura sempre vicino a dove parte il cavo. Alcuni inverter hanno proprio un morsetto per collegare la calza del cavo. Questi qui piccoli non ce l'hanno. Come è composto all'interno un convertitore di frequenza? C'è un raddrizzatore, quindi dal 230 in alternata a 50 Hz viene raddrizzato con un ponte a 4 diodi, 6 diodi nel caso del trifase. Vengono messi dei condensatori di filtro, quindi qui troviamo una tensione che è circa 325 volt. Nel caso del trifase a 400 volt, che non è questo, abbiamo 565 volt. Nel trifase 230 la tensione comunque è sempre questa. Dopo c'è uno stadio di uscita che è composto da 6 IGBT che ricostruiscono la sinusoide in PWM. C'è un piccolo filtro in uscita per limitare i disturbi e poi si va al motore. Il motore di questi convertitori di frequenza è sempre trifase. La frequenza di PWM di solito è da 2 a 20 kHz. Come viene ricostruita questa sinusoide? Mandando dei piccoli impulsi dove la sinusoide deve essere bassa, quindi un pulso molto stretto, e poi questo andremo a vederlo con l'oscilloscopio. Man mano che la sinusoide deve salire si allargano gli impulsi fino ad avere un impulso largo nella parte centrale. Allo stesso modo avviene nella parte bassa, quindi la tensione sarà impulsiva, però la corrente risultante avrà la forma di una sinusoide. Quali sono i vantaggi di usare un inverter sul motore? Di sicuro un risparmio energetico, perché potendo ridurre la velocità anche l'energia viene ridotta, l'energia prelevata dalla rete elettrica. Si possono fare delle rampe di accelerazione e decelerazione, vuol dire che possiamo andare alla velocità impostata in un tempo ben definito. Non vengono sollecitati cuscinetti giunti e non c'è lo spunto in linea, quindi anche qui un minor consumo, un minor rumore del motore. Ovviamente se possiamo ridurre la velocità avremo anche un rumore ridotto. Abbiamo anche il vantaggio che il fattore di potenza, il cos-phi, è quasi 1, quindi non occorre neanche rifasare il motore. Questo è lo schema blocchi fornito dalla Siemens, ci fa vedere che si può alimentare a 1 o 3 fasi, 230, il nostro è il modello 230 e non 380, ci vogliono i fusibili, loro consigliano i fusibili sulle fasi, c'è il ponte raddrizzatore come avevo mostrato io prima, il condensatore di filtro e lo stadio finale che converte dalla continua a il trifasi col metodo del PWM. Abbiamo poi una morsettiera ausiliaria che è qui sotto, sono quei morsetti qui dall'1 all'11, sono dei morsetti a molla, bisogna infilare il cacciavite, spingere la molla e infilare il filo. La funzione di questi ingressi è dall'1 al 4 è per l'ingresso analogico, quindi possiamo collegare o un potenziometro per variare la velocità del motore o entrare con una tensione da 0 a 10 volt o da 2 a 10 volt, la possiamo impostare per poter variare la velocità. Questo analogica può arrivare o da un PLC o da un Arduino o qualsiasi cosa che fornisce un valore in tensione per poter andare a modificare la velocità del motore.
Poi ci sono 3 ingressi digitali che si possono programmare, di fabbrica hanno già delle funzioni predefinite che andremo a vedere dopo, e questa è una tensione che ci viene fornita dall'inverter per poter alimentare gli stessi ingressi senza usare la sorgente a 24 volt esterna. In genere si usa la sorgente 24 volt esterna quando c'è un PLC, ma quando non c'è nulla, che magari abbiamo solo questi ingressi, questo non c'è e si chiude solo l'ingresso sul più 15. Poi c'è un relè di segnalazione che anche questo qui è configurabile o come allarme o come pronto, oppure altre funzioni che si possono impostare sempre dai parametri di programmazione. Questo è uno schemino di come vanno inseriti i parametri leggendo la targa del motore. Ad esempio la tensione del motore va messa nel parametro 84. Nel mio caso, che ho un motore a 115 volt, adesso non ha più la targa purtroppo perché è andata persa, quindi nel P84 bisogna scrivere 115, nel P83 la corrente del motore, nel P085 la potenza del motore e nel P082 i giri del motore. Questo è il manuale ridotto per la messa in servizio rapida. Ci fanno vedere i 2 esempi del 230 monofase, del 400 trifase, la linea, la messa a terra, il motore. Nel caso di motori stella triangolo, di solito il triangolo è per un'alimentazione 220 e lo stella per un'alimentazione 400. Bisogna sempre verificare comunque i dati di targa del motore. Qui ci fa vedere come usare il tastierino, che lo andremo a vedere insieme, come inserire i primi parametri, e questi sono gli ingressi digitali che ti dicevo. L'ingresso digitale 1 è preimpostato che fa la marcia a destra, l'ingresso digitale 2 fa la marcia a sinistra, l'ingresso digitale 3 fa una frequenza fissa. L'uscita relè mi dà solo la segnalazione di guasto. Questi sono i codici di allarme eventualmente che possono uscire sul tastierino. Esce proprio F001, se dovesse uscire qui F001 vuol dire che c'è stata una sovratensione, F002 sovraccorrente e così via. Ci sono anche altre segnalazioni di guasto nelle istruzioni di servizio, quindi nel manuale quello completo. Questo è quello rapido, sono 4 fogli. Qui ci fa vedere come collegare l'interruttore start-stop tra il 5 e l'8, come collegare il potenziometro. Il potenziometro deve essere di valore compreso da 4,7 kΩ e 10 kΩ, ancora i dati di targa che abbiamo visto prima, e questi sono tutti i parametri i più usati, parametri usati più spesso, parametri base, parametri usati più spesso. Ci sono poi anche delle note e consigli utili. Ho dato tensione, vediamo lampeggiare 50 perché qui c'è già dentro un programma che adesso andremo a resettare per partire da 0. 50 vuol dire che c'è preimpostato un 50. Se faccio la marcia da tastierino fa una rampa, arriva a 50 Hz e posso spegnere. È partita anche la ventola, posso anche tenere premuto il jog, adesso va in senso antiorario, posso invertire, diventa meno, così va in senso orario. Mentre è in marcia posso modificare la frequenza. Questo è tutto da tastierino, è molto comodo. Off. Torna sempre 50, anche se vado a modificare, perché questo qui è un parametro che bisogna impostare. Questo connettore qui è per fare la programmazione col computer, ci vuole il suo cavetto e il programma della Siemens. La ventola che sentiamo si spegne in automatico dopo 8 minuti. C'è un parametro che va a impostare anche questo. Oppure dobbiamo togliere l'alimentazione e ridarla. Ho tolto l'alimentazione, adesso si devono scaricare i condensatori. Infatti dicono di attendere 5 minuti prima di fare qualsiasi operazione perché ci potrebbe essere ancora energia nei condensatori. Do alimentazione, infatti la ventola non va più. Per portare i parametri di default bisogna portare il P944 a 1. Premo P, se faccio freccia in giù parto dal 900, se faccio freccia in su parto dall'1, quindi 944 faccio freccia in giù così faccio prima, sono già a 944, premo P, lo metto a 1 e premo P. Infatti di fabbrica la frequenza impostata è 5 Hz. C'è però la tensione del motore che non è la mia, quindi dovremo andare a mettere prima i parametri motore, che sono questi, quindi guardiamoli tutti, dal P81 andando avanti, quindi P arriva fino a P9. Perché questo? Perché bisogna abilitare lo sblocco dei parametri, protezione parametri, quindi dobbiamo mettere il P9 a 2 o 3. P9 già se lo mettiamo a 2 possiamo andare sui parametri più alti, quindi fino al P81.
Andiamo sul P81, bisogna rimettere il P9 a 2, mi pare se si fa a 3, anche se si toglie tensione lo memorizza, proviamo. Infatti, vediamo che valore c'è dentro in P9, dovrebbe essere 3. Ok, P9 3 resta sbloccato sempre, invece P9 2 è momentaneo. Andiamo sull'81, 50, va bene. 82 sono i giri del motore, di solito sono motori a 1440. Okay. 83 è la corrente motore, non la sappiamo, vediamo cosa c'è scritto, 1,5 ampere, questo qui è molto più piccolo, io lo porterei a 1 ampere. 84, tensione motore, e questo è importante perché il mio motore è a 115. Poi più 85 c'è la potenza motore, 250 watt, potrebbe essere anche più piccolo questo motore, facciamo 200 watt, 0,2 kW. E così abbiamo messo tutti i parametri motore, quindi a 50 Hz avremo 115 volt. Possiamo anche verificarlo con un tester, ci vuole un tester che comunque non venga disturbato dal PWM, perché alcuni tester non riescono a misurare la tensione in uscita dall'inverter. Andiamo in tensione alternata, mi metto su 2 poli del motore, vado in marcia. Qui per andare a vedere la frequenza devo andare sul parametro 0, schiacciare P, adesso ho 15 volt a 5 Hz, salgo, vado a 50, dovrei avere circa 115 volt e ci siamo. Faccio stop e fa la rampa. Per impostare le rampe andiamo a vedere sul manuale i parametri di base. L'indicazione è questa qui che vediamo all'inizio, anche questa è impostabile nel P1, quindi se vado nel P1 c'è 0 vuol dire che mi fa vedere la frequenza di uscita, 1 la frequenza di riferimento, perché potrebbe essere diverse, perché durante la rampa la frequenza sale, quindi la frequenza di uscita la vedremo salire, ma la frequenza di riferimento è fissa. 2 la corrente motore e 3 la velocità motore. Proviamo a mettere il 2, così vediamo la corrente motore, qui dobbiamo sempre andare sullo 0, questa è la corrente motore, 0,2 ampere. Quindi volendo, adesso chiaramente non c'è niente sull'albero, la corrente è bassa, la corrente motore andrebbe letta durante il lavoro. Con la corrente motore si potrebbe ancora scendere, quindi più 83, visto che la corrente motore è molto bassa, potremmo anche scendere. Però come ho detto prima, la corrente motore va impostata a pieno carico, considerando anche lo spunto, che ci deve essere un parametro per questo. Le rampe sono queste qui, P2 e P3. Si può impostare un tempo da 0 a 650 secondi. Di fabbrica mi pare ci sono dentro 10 secondi. Andiamo a vedere il P2 e P3. Il parametro 1 lo mettiamo ancora sulla frequenza, quindi lo mettiamo a 0. Il P2 e il P3 sono le rampe, infatti ci sono 10 secondi. Abbassiamo un po', li mettiamo a 3 secondi, a 2 secondi e mezzo va benissimo. Anche il P3, visto che è a vuoto, potrei fare anche 2 secondi. Poi andiamo avanti con le configurazioni. Scelta riferimento frequenza, lo possiamo dare o come riferimento digitale, quindi dai contatti, riferimento analogico e potenziometro, o frequenze fisse. Quindi andiamo su 6, c'è 0, riferimento digitale, lasciamolo per adesso così e andiamo avanti a vedere gli altri parametri. Pannello comando on off, che è questo qui, si può abilitare e disabilitare. Adesso è abilitato, quindi il P7 sarà a 1. Andiamo a vedere il P7, infatti è abilitato. Protezione dei parametri è il P9 che abbiamo visto all'inizio, mettendolo a 0 si possono impostare solo i parametri dal P0 al P9. Mettendo 2 si sblocca temporaneamente, mettendo 3 si sblocca sempre. Poi andiamo avanti, abbiamo i parametri motore, che li abbiamo già visti tutti, parametri usati più spesso, frequenza minima motore P12. Il P12 c'è 0 che è la frequenza minima, perché io potrei partire anziché da 0 già da un valore predefinito. Se faccio 1, come faccio la marcia, lui parte già da 1 Hz, mi fa una variazione da 1 Hz a 5 Hz. Se io scendo, la frequenza minima è 1, quindi anche con
le frecce non posso scendere oltre la frequenza minima, e come questo c'è anche la frequenza massima, che è il P13. Quindi P12 e P13 sono frequenza minima e frequenza massima. Nel P13 ci sarà 50, ma anche qui io posso limitarlo e mettere magari 40. Quindi adesso posso regolare da 1 a 40. Frequenza minima 1, frequenza massima 40. Li mettiamo a posto P12, P13, P12 0, P13 50. Dopo vedremo come fare per andare a una velocità maggiore. P15 è un riavvio automatico dopo la caduta della rete, quindi se ci sono buchi in rete, se il P15 è 1 fa il riavvio automatico, di solito sono disabilitati, infatti è a 0. Presa al volo è simile al P15, quindi P16 0 off e 2 on, di solito sono tutti disabilitati queste cose, si usano solo in casi particolari. Questa è la configurazione dell'ingresso analogico che abbiamo visto all'inizio. Si può configurare da 0 10 volt o da 2 10 volt, P23, 1 o 2. C'è anche 2 che qui non è scritto, qui o 0 o 1, bisognerebbe prendere il manuale quello completo. Lasciamo lo 0 che è 0 10 volt. Da P41 a P48 sono le frequenze fisse, di solito sono in binario sui 3 ingressi. Vediamo il P41, si chiama frequenza di jog 5 Hz, che è quella che viene usata dal jog qui o dall'ingresso di jog se opportunamente configurato. Morsetto ingresso funzione, qui bisogna però prendere il manuale completo. Scelta uscita relè P61, anche qui ci vuole il manuale completo perché ci sono dei numeri e non sappiamo cosa sono. 6 vuol dire guasto, il relè chiude se c'è un guasto. Questo è interessante. Frenatura in corrente continua, perché l'inverter può iniettare della tensione continua sul motore per migliorare la frenata. P73 73. Adesso non c'è corrente continua, però se io lo metto al massimo dovremo sentirlo. Arriva al 250%, qui ci dice 150, non è proprio uguale al manuale. Questa cosa la vediamo bene se la decelerazione la mettiamo a 0, che è P3. Ok, andiamo avanti a vedere parametri, frequenze, impulsi, vedi istruzioni, principio di regolazione, vedi istruzioni, incremento di corrente continuativo, anche questo qui ha a che fare con la coppia, e per ulteriori parametri bisogna guardare il manuale, quello completo. Ho cercato sul manuale, qui non l'avevano indicato nei parametri più usati, ma io avrei aggiunto anche P5, che è la frequenza di riferimento, questa qui, quindi devo andare in P5. Infatti c'è 5, lo porto a 50, quindi potremo vedere bene la frenatura con l'iniezione della corrente continua. Se qui imposto un valore più alto della frequenza massima, ovviamente lui prenderà 50. Facciamo una prova. P5 ho dentro 80, ma mi fa vedere 50 perché la frequenza massima impostata è comunque 50. Mettiamo comunque la stessa. Adesso faccio una marcia e quando faccio la stop, siccome ho impostato una rampa di 0 secondi, farà la frenatura con l'iniezione della corrente continua. Infatti si sposta anche il motore e per un certo tempo viene iniettata la corrente continua. Ci dovrebbe essere anche un parametro avanzato che mi dice quanto tempo deve rimanere questa corrente continua iniettata. Riproviamo, così vedi la frenatura come è efficace. Vedi? E qui dovrebbe uscire anche DC, vediamo se DC, eccolo qui. Tolgo la frenatura e corrente continua, questa qua, P73, lo rimetto a 0. È chiaro, posso regolare questa iniezione di corrente continua in percentuale da 0 a 250%. Adesso volevo collegare l'oscilloscopio per vedere se si riusciva a vedere un po' la forma più WM. Non replicare a casa queste cose perché possono essere molto pericolose. Bisogna comunque collegare l'inverter sotto un trasformatore di isolamento e usare un oscilloscopio isolato dalla rete, quindi alimentato a batteria o con ingressi isolati, e la sonda deve essere adatta. Infatti io qui ho una sonda 100 a 1 che tiene una tensione di 2,5 kV DC più AC di picco, perché la sonda in dotazione non va bene.
perché la tensione di picco è 300 volt. La tensione di picco può essere anche molto superiore a 300 volt. Adesso preparo due pezzettini di filo per collegare la sonda fissa qua sotto ai morsetti e collego l'inverter sotto il trasformatore di isolamento. Ho abbassato un po' la luce così si vede meglio l'oscilloscopio. Ho collegato l'oscilloscopio tra U e V doppia, misurandolo tra U e V doppia. La sinusoide non sarà proprio perfetta perché andrebbe misurata tra il più o meno 10 bus e un'uscita. Ho messo la frequenza di riferimento a 5 Hz, sono 100 volt, vediamo che il picco è 305 volt, infatti ogni quadretto è 100 volt, 100, 200, 300, quindi siamo più 300 meno 300. Proviamo a aumentare la frequenza, i pacchetti si avvicinano, qui sta misurando una frequenza di 21 Hz, 22 Hz, 22 Hz, quindi la frequenza 32 Hz, 32 Hz corrisponde. Come vedi che la tensione è sempre uguale, però se misuriamo la tensione risultante col test come abbiamo fatto all'inizio, vediamo che varia a varia della frequenza. Andiamo a ingrandire i pacchetti, andiamo al trigger, lo mettiamo magari più basso. Vediamo che quando cambia da positiva a negativa i primi PWM sono più piccolini e dopo diventano sempre più fitti andando in centro. Torniamo alla domanda iniziale che era: possiamo quindi aumentare la frequenza oltre 50 Hz per farlo girare più veloce? Prima di tutto bisognerebbe vedere le caratteristiche meccaniche del motore se è in grado di andare più velocemente, quindi il datasheet del costruttore. In genere fino a un centinaio di Hz non ci sono problemi. E poi bisogna vedere comunque la tensione di alimentazione rispetto alla tensione del motore. Noi qui siamo privilegiati perché abbiamo un motore 115, perché se l'avessimo avuto 220 non potevamo salire oltre a una certa frequenza. Io ho fatto due esempi qui, vediamo prima col motore a 230 alimentato a 400 volt, classici inverter trifasi col motore trifase collegato a triangolo. È uno scamotage, diciamo, che si usa su motori normali per farli andare fino a 87 Hz senza perdere la coppia. Come si fa? Quindi abbiamo detto l'alimentazione è 400 volt trifase, il motore anziché collegarlo a stella all'uscita dell'inverter si collega a triangolo, quindi il motore è 230 volt. Bisogna fare il rapporto V su F, quindi 230 diviso 50, il rapporto è 4,6, dopo si fa la tensione di alimentazione diviso il rapporto e si ha la frequenza massima che bisogna impostare. Infatti tutti sapranno che bisogna impostare l'87 Hz di V su F per avere la massima coppia. Nel nostro caso invece noi abbiamo una tensione di 230 volt. Il motore è 115, quindi se faccio 115 diviso 50 ho un rapporto di 2,3 e se faccio la tensione di alimentazione diviso 2,3 ho 100 Hz. Quindi teoricamente questo motore fino a 100 Hz dovrebbe garantirmi la massima coppia. Quindi cosa imposto? Motore a 115 e frequenza massima 100 Hz. Quindi vado sul parametro della frequenza massima, che è il P13, e gli dico 100 Hz. Mettiamo il test qui sull'uscita, ho collegato il multimetro sull'uscita dell'inverter, vediamo che tensione si forma. Sono 17 volt a 5 Hz, saliamo, andiamo a 50 sono 106 volt. Però vediamo che la tensione dopo non sale più ma cambia solo la frequenza. Rimettiamo la rampa di decelerazione perché sennò fa un po' di casino. Rampa di discesa è il P3. Mettiamo. Siamo a 100 Hz. Adesso ho messo per prova tensione motore 230
Vediamo cosa succede. Vediamo 50. Siamo già a 200 volt a 45 Hz, quindi con motore 115 rischiamo di bruciarlo. Infatti a 100 Hz abbiamo 218 volt. Adesso collego un potenziometro e un interruttore, così vediamo anche quel tipo di cablaggio. Ho collegato un potenziometro e un interruttore seguendo questo schema. Adesso leggiamo anche le istruzioni per poter attivare questa funzione. Bisogna mettere il P6 a 1 e il P7 a 0. P6 a 1 riferimento analogico, quindi andrà a prendere la tensione che viene presa dal più 10 volt e viene regolata dal potenziometro. P7 va messo a 0 per disabilitare il pannello comandi. P6 1 e P7 0. Qui vediamo la frequenza impostata dal potenziometro. Se lo muovo si sposta, mettiamo a 10 Hz. Se faccio marcia da qui non va perché ho disabilitato. Se accendo l'interruttore avrò la mia marcia. Sono sull'ingresso 5, quindi farà l'on a destra. Se lo collego sul 6 faccio l'on a sinistra e sul 7 faccio una frequenza fissa che posso impostare. La tastiera è disabilitata, proviamo a attivarla col P7. Ho la tastiera funzionante, però non ho più attiva la parte digitale. Pannello comandi on off, quindi il pannello comandi non può andare insieme agli ingressi. Mi sarebbe piaciuto che potessero andare insieme, magari c'è qualche parametro avanzato che lo permette di fare. E da qua posso regolare la mia velocità. Con molta precisione. Queste sono le istruzioni per usare il tastierino, comunque molto semplice come abbiamo visto. In descrizione ti metterò il link dove scaricare questo manuale. Quello che abbiamo visto su questo inverter, o meglio convertitore di frequenza, vale anche per altre marche, altri tipi di inverter. Si chiama convertitore di frequenza perché è in grado di convertire la frequenza dal 50 Hz alla frequenza di uscita, che può essere in questo caso da 0 a 400 Hz. Non converte solo la frequenza, ma di conseguenza converte anche la tensione, quindi un convertitore tensione-frequenza. È chiaro che la tensione viene formata quando c'è il carico, perché la sinusoide la vediamo in corrente. Non posso provare la pinza amperometrica che ho fatto vedere in un altro video che qualcuno mi ha chiesto, perché ha un difetto, ovvero è sensibile ai disturbi dell'inverter. Infatti il video della pinza amperometrica l'ho ritirato e ho contattato anche chi me l'ha venduta per la garanzia e ho subito ritirato il video perché ha problemi a fare le misure sotto l'inverter. Abbiamo visto com'è semplice con un convertitore di frequenza variare la velocità anche su motori con tensione diversa per adattarli alla tensione di rete. Io ho in giro questo motore a 115 volt, se non avessi avuto l'inverter non avrei potuto utilizzarlo. Utili in tante applicazioni, si trovano anche a basso costo su AliExpress. È chiaro che la qualità sarà inferiore, però per un uso hobbistico vanno più che bene. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!